Qua ragazzi dove si va? Cioè, un attimo. Ho tolto il navigatore perché andavo tranquillo, ma bisogna guardare il fiumiciattolo. Abbiamo una macchina dietro, facciamola passare. Il tipo con l'auto è sceso per andare a vedere dove si potrebbe passare. Intanto proseguiamo anche noi. Allora, questo è un punto per passare. Là dove c'è il ragazzo, secondo me è più tranquillo. Andiamo a vedere. Forse anche qui. Ah. I don't know. Yeah. Vai giù? Sì. Il ragazzo ha guadato con la sua auto, non è un 4x4 in questo punto, quindi andremo a passare anche noi in quel punto. Ragazzi, buongiorno, come ci vedete questa mattina? Perché dico questo? Guardate Sara tornata come nuova! Toda limpia! Ovviamente anch'io tornato come nuovo, ma guardate la tenerona nel dettaglio, borse, valigie, borse endurista, de todo! La tenerona è tornata come nuova, addirittura coprifaro lucidato. Ma come sempre andiamo per gradi perché ora dobbiamo ripartire e fare una strada fantastica in mezzo alla giungla. Per la prima volta in questi giorni Salta ci aveva dato il buongiorno con un cielo completamente coperto. Buen dia! In tarda mattinata però le cose sono migliorate, il cielo è quasi completamente terso. Siamo ancora nel periodo delle piogge, quindi nella bella stagione, nel verano australe, che qui nel nord è il periodo delle piogge. Le temperature però sono sempre molto alte, un po' come la nostra estate. Abbiamo scoperto dei luoghi che lavorando e essendo tra virgolette turisti non avremmo scoperto da soli, e quindi ringraziamo Luis, meccanico di fiducia, e Daniel, conosciuto l'anno scorso a Termas de Rio Hondo. Ci hanno portato nel luogo più storico, dove ci sono le residenze anche più curate, più in di tutta Salta. È il barrio San Lorenzo. Qualche volta ci chiedete di cosa vivono le persone che abitano i luoghi che attraversiamo. Spesso ce lo chiedete nelle località più sperdute, dove all'apparenza in effetti c'è davvero poco da fare. In questo caso ci hanno spiegato che per questa zona le attività maggiormente redditizie, ma molto redditizie, riguardano l'impiego nelle miniere, riguardano l'impiego nelle fincas, quindi nelle grandi proprietà terriere, e anche nella produzione del vino. Guardate qua che viale, ma tra pochissimo vi facciamo vedere la nostra futura casa, perché oggi ci siamo svegliati con molto ottimismo, che non guasta mai. Ecco dove vi volevamo portare, è il Castillo de San Lorenzo. Daniel ci mostrava le foto all'interno del castello perché un italiano immigrato, innamoratosi di una cittadina argentina, fine 1800, inizio 1900, costruì proprio il castello per lei. Quindi Daniel esortava Francesco a fare lo stesso. Non dico Versailles, ma insomma... Il Castillo di San Lorenzo per me andrebbe benissimo. Vabbè, torniamo alla realtà e arriviamo alla fine della ruta, dove qua inizia la Quebrada de San Lorenzo. Ecco le sue acque. Ma ora, se siete pronti, spariamoci questi 94 km per andare a San Salvador de Jujuy. Ci hanno detto che la strada è abbastanza stretta, quindi di fare attenzione perché le auto si possono prendere tutta la carreggiata. Siamo sul Rio Caldera. La strada è diventata sempre più stretta, la Chungas, come dicono loro, è aumentata. Vedendo sul navigatore il percorso sinuoso dovrebbe iniziare tra pochissimo. C'è la linea tratteggiata di mezzeria, ma se guardate la corsia è larga quanto la Tenerona. Però per adesso non abbiamo incrociato auto. Ecco cosa ci sta regalando Las Chungas. Bellissimo.
Bellissimo qua. Cioè, ma vi ricordate quando siamo passati nella Puna Argentina dove non c'era una pianta? La Puna non è molto distante da qua, eppure ragionavamo con Francesco sul fatto che il continente americano, se è stato sfruttato, lo è stato da 600 anni, prima no, e quindi la natura ha ancora molto da raccontare e è ancora estremamente florida, magari un po' meno le risorse naturali di cui il continente è ricco, che adesso sono sottoposte a un vero e proprio sfruttamento. Però è chiaro che la natura abbia comunque assorbito molto meno rispetto alla natura europea, inevitabilmente. Queste zone prendono il nome di Las Giungas, che noi abbiamo a lungo frainteso come giunglas, e l'associazione del pensiero va da sola, insomma, non ha bisogno di spiegazioni. Guardate la strada sul navigatore, mamma mia. Ora ho capito perché Google mi diceva che per fare 70 km avremmo impiegato 2 ore. Quasi si fa buio qua sotto, mamma mia. Penso che qui c'è un'umidità del 95%, 350 giorni all'anno. Bello qua. Jujuy viene definito come il portico meraviglioso della patria, ufficialmente in provincia di Jujuy. Nome esteso San Salvador de Jujuy. Guardate che spettacolo. Mamma mia. Tranquillissimi e bellissimi. Siamo a El Carmen. Tre corsie per l'arrivo a Jujuy, la città che venne fondata nel 1593 dopo 2 tentativi di fondazione da parte degli spagnoli che non andarono a buon fine a causa della resistenza appunto della popolazione locale. In bici sulla circonvallazione. Come sempre iniziamo a dare una prima occhiata alla cittadina, dove ci sono le panaderias, dove ci sono i supermercati. Può sempre tornare utile. Allora, in teoria dovremmo andare al di là del fiume per lampeggia verde, faccio in tempo a passare, sì. Temperatura altissima per questo primo assaggio di autunno. Sì, perché vado a maniche corte e abbiamo tutte le zippe aperte, sia della giacca che dei pantaloni. Allora, noi come sempre guardiamo il numero civico 368, dovremmo essere quasi arrivati. Eccolo qua, 368. Arrivati. Ci chiedete spesso di condividere la nostra realtà, la nostra quotidianità. Questa è la sera della giornata di Pasqua. Facciamo questo video perché vogliamo condividere la nostra normalità. Questa è la cena, petto di tacchino con verdure, ovviamente cocinato dalla cocinera. Ecco, la cocinera ve lo descrive, non è petto di tacchino che qua si trova poco, è pechuga de pollo, quindi è va pollo, bene, dai. è insalata de pollo. E abbiamo fatto un pensiero, per cui vi abbiamo pensato, abbiamo detto bisogna condividerlo. Mentre a Pasqua voi e noi negli anni passati ci siamo sfondati, questa è la nostra cena attuale. E se un po' avete imparato a conoscermi, sapete benissimo che ci siamo sfondati veramente. Comunque, questo è il nostro mini appartamentino, cucina semplicissima in fondo. Ci sono 28 gradi, è una temperatura assurda per questo periodo, ma ci hanno detto i locali che negli ultimi anni sta facendo molto caldo. Abbiamo un po' di birra avanzata da ieri sera. E voi direte, ma la birra non può avanzare, non si può prendere la bottiglia della serata prima. Sì. E questo è il risultato, sono rimasti 3 semi del limone. Maialino! Il limone perché l'avevamo
spremuto per la cottura del pollo. Tra poco ragazzi ce ne andiamo a dormire perché domani, come detto, si riparte verso nord. Quindi sveglia presto, come sempre dobbiamo sistemare tutte le nostre cose. Eccole qua. Rifocillati dal giro in moto che abbiamo alle spalle, ne abbiamo un altro bello tosto. Da un lato un po' mi dispiace perché abbiamo lavato tutto a Salta, abbiamo tutto super pulito, moto, giacche, sacche, di tutto ragazzi. Però qua le zone più belle sono quelle più sperdute. Quindi non ci preoccupiamo minimamente di sporcarci, anche perché sporchi siamo più fighi. Speriamo. Intanto che aspettiamo, una curiosità al volo. Questa cisterna tiene 46.000 litri. Considerando un consumo medio da Tenerona 17-18 km al litro, con questa benzina potremmo fare circa 800.000 km. Appena fuori dalle porte della cittadina di Tilcara inizia subito il grande spettacolo. Le montagne mostrano i tipici colori di questa zona, il nord-ovest andino. Siamo in piena Quebrada de Humahuaca, i cactus che hanno puntellato questa montagna, segnandone tutte le pendici. Segnalata sul cartello c'è anche la Quiaca, al confine con la Bolivia, l'ultima località toccata dalla Ruta 40 che parte da Cabo Vírgenes in Patagonia. Los Cardones enormi bordo strada, arrivati al bivio. Ecco ragazzi, qua c'è il cartello e da qui iniziamo a divertirci perché abbiamo ancora 48 km, ovviamente todo ripio. Tra l'altro vi sottolineiamo che siamo soli di nuovo a percorrere la strada. Ad ora quello che possiamo vedere è che è molto battuta, quindi non c'è brecciolino e si prosegue tranquilli. Comunque siamo a 3.300 metri. E dove c'è pace ci sono loro. Impauriti dal rombo della Tenerona. Comunque, per quanto la strada sia battuta, ci sono dei tolondolè, quindi a valle sgonfio le gomme. Tanto dobbiamo fare 50 km all'andata e 50 km per tornare. È un chilometraggio abbastanza elevato per decidere di sgonfiare le gomme. Fermi a 3.400 metri esatti e guardate il borsone dietro, con la differenza di pressione già inizia a gonfiarsi. Ok, ci chiedete di condividere anche i nostri momenti di silenzio. Guardate dove siamo, questa è la strada che dobbiamo percorrere. Ho appena sgonfiato le gomme da Tenerona, Sara ha appena bevuto 1 litro di acqua e questa è in fondo la strada che abbiamo fatto. Guardate il panorama. Ma soprattutto ascoltate il silenzio. Questa strada che stiamo percorrendo è l'unico tragitto possibile per raggiungere Iruja, un villaggio estremamente pittoresco di 1500 persone circa, raggiungibile appunto con una strada che parte dalla provincia di Jujuy, anche se Iruja cade sotto la provincia di Salta. Colori immancabili, come la tranquillità palpabile che si respira. Ma qua ragazzi dove si va? Cioè, un attimo. Ho tolto il navigatore perché andavo tranquillo, ma bisogna guardare il fiumiciattolo. Abbiamo una macchina dietro, facciamola passare. Il tipo con l'auto è sceso per andare a vedere dove si potrebbe passare. Intanto proseguiamo anche noi. Allora, questo è un punto per passare. Là dove c'è il ragazzo, secondo me è più tranquillo. Andiamo a vedere. Forse anche qui. Ah. I don't know. Yeah. Vai giù? Sì. Il ragazzo ha guadato con la sua auto, non è un 4x4 in questo punto, quindi andremo a passare anche noi in quel punto. Facilissimo ragazzi. Aspetta che ti vengo a prendere, dai. No, passo qua su. Noi a piedi passiamo nella parte meno profonda. A me qui sembra meno profondo, però magari sbaglio. Dai che dobbiamo testare gli stivali. Oddio.
era profondo. È entrata un po' d'acqua? Un po' di fresco, ma sì, forse un po' d'acqua è entrata. Sara è tornata a bordo, comunque si poteva attraversare anche con Sara dietro. E anche da questo piccolo guado, da questa piccola situazione, capite bene che qua le piogge influiscono tantissimo. Se piove il guado diventa molto più complicato. Stiamo camminando dentro al letto del fiume. Iruja salta 47 km. Panoramica del luogo che stiamo attraversando. Siete in sella, avete diritto ad avere una visione di 360 gradi e già che ci siete, se potete mettete il mi piace, commentate, se non vi siete iscritti iscrivetevi, per noi è fondamentale, lo sapete. La strada è battuta, poi ci sono alcuni punti dove sicuramente la pioggia ha fatto casini, anche qua in fondo, praticamente dove ci sono gli avvallamenti si creano una sorta di torrenti, fiumiciattoli che distruggono la strada. A proposito, nel frattempo chiudetevi se potete qualche zip in più perché si è alzato vento, ci stiamo alzando in altura. Continuano a dirci che è stato un fine bella stagione, estremamente piovoso come non lo è mai. Siamo arrivati a un altro pueblito che si chiama Chao Pirodeo e anche qua scatta la domanda, ma ragazzi pensate a vivere su questi villaggi? Allà Valutano sempre comunque, bellissimo. c'è il perro. Vedete qua la ruta che non è il massimo, però rispetto a quello che abbiamo passato questa ragazzi è un'autostrada. Bandiera argentina in questo gruppo di casine, bucato steso, la domenica vi potreste trastullare con una tortiglia, otra vida. Qua addirittura un altro fiumiciattolo da guardare, questo sembra molto più tranquillo anche se il brecciolino è abbastanza smosso, ma ragazzi la Tenerona è un caterpillar con queste gomme. Ma poi quanto mi piacciono questi piccoli guadi. Iruja 40 km, ne abbiamo percorsi solo 7. Guardate anche questa vallata che quando piove si trasforma in un fiume vero e proprio, quindi se venite da queste parti assolutamente attenzione nel periodo delle piogge, gennaio e febbraio, che addirittura la pendenza è maggiore, quindi la strada viene divelta. La chiesetta del villaggio. Anche qui scorrerebbe acqua e qui si vende empanadas de carne, queso y bebidas. Iruja 36 km mentre abbiamo raggiunto i 3650 metri. Territori immensi e rocce altrettanto infinite. Mentre Francesco si chiede perché abbiano costruito Iruja proprio in questa parte, proprio in una zona così difficile da raggiungere. Potrei rispondere perché noi continuiamo a persistere nel volerla raggiungere. Perché siamo due scemi, questa è la verità. Oltre ad essere messa male, in alcuni tratti è estremamente stretta, quindi se dovesse venire un'auto nella direzione opposta inizia ad essere difficile. E comunque non è che ne vengono tante di auto nella direzione opposta, quindi è un problema che possiamo anche mettere da parte. Disastri. Ha ritoccato il cavalletto E si continua a salire nonostante abbiamo già raggiunto i 3800 metri di altitudine. E con il crescere dell'altitudine inversamente proporzionale è la discesa della temperatura. Il meteo aveva messo un'alta possibilità di pioggia nel pomeriggio, quindi speriamo di arrivare prima che inizi a piovere. 3920 ora, siamo arrivati all'altezza delle nuvole. Altro tornantone, però la strada non è ripida questa volta, quindi si sale con tranquillità. 4000! Ed è la provincia di Salta che ci dà il benvenuto. Ora sì, siamo nelle nuvole. Qua inizia una discesa molto ripida, sia dal segnale appena passato che anche da quello che possiamo vedere. Mamma mia, tengo miedo. Ecco, questi sono quei casi che se si soffre un po' di vertigine si fa fatica, quindi mettiamoci sulla sinistra e non sulla destra. Comunque anch'io non soffro di vertigini, ma che paura di spavento.
Che bella la strada però. Ma chi ci vive là in fondo? Chi ci vive? Il zig zag della strada che compiremo nei prossimi chilometri. Stiamo scendendo e questo è il panorama che abbiamo davanti, sempre più vicino. Faglie impressionanti in fondo. Ragazzi, è uno spettacolo davvero, è uno spettacolo della natura con la mano dell'uomo che ha costruito questa strada incredibile. Ma ora tutti insieme possiamo dire, la frase la conoscete bene, ma dove vi portiamo? Guardate come hanno realizzato i tornanti di questa strada. Cioè la strada è stata ricavata praticamente da quelle cuspidi. Incredibile, incredibile. E io torno a dire, ma come ci hanno pensato a costruire un pueblito qua? Cioè la strada è qua sopra, poi il crepaccio è stretto. Una cosa positiva che vedo, in fondo il fiume è quasi in secca. Positiva questa cosa, altrimenti avevamo penso dei guadi importanti. Questo sarà il 30° tornante. Prometto che al ritorno ci finiremo la batteria del drone. Cioè qua quasi verticale la strada. Altro tornantone, altro tornantone. Diciamo con questo verde è bellissimo. Le scogliere, anche se non sono del mare ma create da fiume che ha scavato queste rocce per milioni di anni, si presentano così da vicino. Scesi a valle. Qua ci sono i mezzi che servono sicuramente per la manutenzione della strada. Qua sicuramente si crea un fiume pazzesco quando piove. Che posti, che posti. Guarda là tutta la montagna frastagliata verde. Ma quanto è bella la natura, quanto è bella. Ma pensate quando può essere pericoloso quando piove tantissimo. Cioè questa montagna potrebbe anche crollare secondo me con la pioggia, cioè con l'acqua che batte sulla parete, perché non c'è un muro di contenimento, non c'è nulla. Strada franata. Sembra quasi il letto di un ghiacciaio il fiume. Magari 1 milione di anni fa c'era veramente un ghiacciaio qua. L'enorme letto del fiume che costeggia la strada è impressionante. Come sempre vi condivido un mio pensiero intimo. Guardando queste montagne, guardando la maestosità, guardando il fiume a valle, mi sorge una domanda: ma quando piove tantissimo non sale una paura enorme che tutto possa essere spazzato via? Scrivetelo nei commenti voi cosa ne pensate. Stando ora proprio in questo momento, la percezione che abbiamo è proprio quella di paura di fronte alla natura, se magari un giorno si arrabbiasse troppo. Sembra un set cinematografico allestito proprio per il nostro passaggio e per la vostra visione. Ora dal navigatore quello che vedo, dovremmo tagliare il letto del fiume, ma di acqua ce n'è pochissimo, quindi non ci dovrebbero essere problemi. E come vedevo al navigatore siamo arrivati al punto che bisogna attraversare il fiumiciattolo. Sara vuole scendere, ma ce n'è pochissimo d'acqua, dai. Grande Tenerona. Adesso andiamo noi. Ti vengo a prendere. No, non venire a prendermi. Passiamo in questo punto, può darsi non ci bagniamo. Guardate, perché sono convinto che sicuramente scivolerà e il fiume lo porterà in Rucia. Primo andato. Qui è un problema. Ma perché non sei passata di qua? Perché amo il rischio. 3, 2, 1. Che classe, proprio con nonchalance, bravissima. C'è da dire che i 2000 metri e i 40 anni si fanno sentire tutti. Nel frattempo la temperatura si è alzata tantissimo perché siamo scesi dai 4000 ai 2004, quasi all'ingresso del paese, ma anche qua di nuovo vedo dal navigatore che bisogna riattraversare il fiume. C'è anche un asino come spettatore. Allora c'è questa buca, però questa volta Sara non la facciamo scendere, dai. Noi ci riprendiamo. Allora, ok, grande Tenerona. Quindi abbiamo fatto 4 guadi, 2 picchegni, uno a metà e uno un po' più ignorante. Addirittura YPF. Ma c'è un distributore di benzina qua? Mi dice alla sinistra. Eccolo YPF. Guardate che distributore. In Rucia. Ragazzi, ci
Ci siamo, dove vi abbiamo portato? Dove ci ha portato la Tenerona? È iniziato anche un mattonato importante che faccio quasi fatica a guidarci sopra. Che colori però in fondo, la montagna intorno, mamma mia. Dai, pregate per noi che il meteo ci assista. E adesso scrivete nei commenti chi di voi potrebbe pensare a un paesino del genere, cioè che nel mondo esistesse un paesino del genere in questo contesto. Qui di colpo il mattonato è terminato, le persone sembrano un po' più somiglianti alle persone boliviane, alle persone peruviane, da come sono vestite. Allora, noi siamo a 500 metri dalla struttura che abbiamo trovato e infatti dovremmo andare Hotel Ruja, wifi, resto bar, parking. Penso che sia l'unico posto che ha il wifi, però facciamo passare le auto perché qua è verticale quasi la strada. Vabbè, poteva anche darmi la precedenza, però visto che io ero in salita, vai Tenerona. Vediamo se riusciamo ad andare in cima. E nonostante tutte le nostre domande, come è stata costruita, come hanno fatto a pensare a un posto del genere, la fondazione di Ruja risale addirittura al 1753, ma sono stati ritrovati dei documenti a Humahuaca, in una chiesa di un quartiere di Humahuaca, che datano la fondazione della città addirittura nel XVII secolo. Allora, ce la facciamo qua? Oh mamma! Allora, dobbiamo andare, da qua si passa, povera frizione, qua ci passiamo, sì. Ci avevano detto che era ripida e complicata, e lo è effettivamente. ¿No se puede? Sí, sí. Bueno. Caminando es bravísimo. Sí, La piedra. claro, es verdad. Ci ha detto di fare attenzione la signora, peso in avanti, molto ripida. Ci dicono che siamo in una calle sin salida, cioè in una via senza uscita. Vieni avanti con il peso invece di parlare. Sapevamo che era ripida perché è l'attrazione di Ruja. È tanto ripida, non si vede dalla camera ma è ripidissima. E il fondo, dai Tenerona, Guardate dietro. Dai che ce la fai. dai, fatta. Eccolo, Hotel Ruja. Siamo arrivati. Forse dobbiamo passare di qua. Oh, Oh. per farvi capire quanto è ripida neanche si tiene la moto. Forse dobbiamo andare su qui. Penso di qua, sì. Ammazza. Di una sudata, ragazzi, pazzesca. Forse il parking è questo. Grandissimi, mamma mia che panorama. E come sempre grandissima Tenerona, grandissima Sara. Era pulitissima, adesso un po' meno, però che spettacolo essere arrivati fino qua in moto, veramente spettacolare. Vedete le antenne in cima, per questo motivo ci dovrebbe essere il wifi. Ho chiesto alla struttura e mi ha detto che forse si potrebbe anche riuscire a caricare un video. Io come sempre finché non vedo non ci credo, perché qua stiamo veramente in bip al mondo. Adesso andiamo a vedere se si può mangiare qualcosa, perché sono quasi le 3 di pomeriggio e ovviamente non abbiamo fatto pranzo. Sara lo sapete benissimo, quando non mangia poi Non parla, no habla. no, poi se la prende con me e io divento il classico zerbino. Che también. Ecco il nostro pranzo. E dopo le empanadas sono andato a coprire la moto perché fuori non promette bene. Questa è la nostra situazione attuale. Io a montare video e Sara Ad aspettare che si apra il programma per fare i sottotitoli dell'ultima diretta. guardate, fuori sta per piovere. A giudicare dal panorama che si vede dalla nostra finestra, siamo in Scozia, non più in Argentina. Però ve lo andremo a mostrare nei prossimi giorni. Sì, perché domani ha messo bel tempo. Mia mamma che ha appena scritto per darci la buonanotte. Il wifi non va. va assolutamente, quindi non riusciremo a caricare un video, però intanto ci portiamo avanti con il lavoro e cerchiamo di completare un nuovo video.